Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte, grazie. Abbiamo il diavolo e la torre. Caspita, pesci. Periodo impegnativo, direi. Allora, il diavolo mi parla comunque di qualche tipo di condizionamento, potrebbe essere qualche tipo di tossicità per qualcuno. È normalmente una schiavitù volontaria, nel senso che siete voi che volete stare in questa condizione, sia che sia una schiavitù di un lavoro, piuttosto che di una coppia, piuttosto che di una situazione familiare. Mentre la torre parla di qualche cosa, qualche tipo di sicurezza, qualche tipo di certezza che viene a mancare. Andiamo a vedere con i tarocchi perché la vedo bella interessante. Allora, le letture che sto facendo sono generali, quindi sono fatte per un collettivo. Prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Il tipo di stesura che sto facendo adesso guarda alle relazioni a 360 gradi, quindi sia le relazioni romantiche, ma anche quelle familiari, quelle lavorative, quelle di amicizia. Quindi se volete avere qualche dettaglio in più sulle relazioni romantiche, vi consiglio di arrivare fino in fondo al video perché estrarrò delle carte per i single, delle carte per le persone che sono in una relazione e delle carte per le persone che in questo momento hanno una relazione un po' diversa dalle prime due, quindi per quelli che sono in separazione piuttosto che con relazioni a distanza o clandestine. Allora, partiamo con un 5 di spade al contrario, 5 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli, abbiamo un cavaliere di bastoni, la regina di spade, l'imperatore e la regina di denari al contrario. Allora, con questo 5 di spade al contrario, credo che si parli di quello che è una rinnovata, se vogliamo, confusione mentale, okay, io sento che qui c'è qualcuno che si sta assolutamente martellando la testa per qualche tipo di perdita. Potrebbe essere collegata a questa torre, quindi per molti st scusate, bevo un secondo. Eccomi. Allora, come vi dicevo, io credo che molte persone il periodo torre o l'abbiano già passato o lo stiano passando in questo momento, perché il 5 di coppe mi fa molto pensare appunto a quello che è una perdita, un lutto, è più un pentimento, un rammarico, è la carta del piangere sul latte versato. Ormai quello che è fatto, non sono contento o contenta, però il 9 di pentacoli da un lato mi parla di indipendenza, dall'altro lato mi parla di amor proprio ed essendoci comunque il diavolo qui, lo sento molto in questo senso. Qui si tratta di non farsi calpestare da questo cavaliere di bastoni, io credo, okay? Nella seconda parte del periodo abbiamo questa regina di spade e qui sento che potrebbe far riferimento o a una vostra chiarezza mentale o a una persona nuova che magari entra nella vostra vita. Può essere anche semplicemente una persona che arriva per aiutarvi. Potrebbe essere una madre per qualcuno e l'imperatore anche potrebbe rappresentare o il padre o comunque una persona che ha una certa influenza nel tipo di ambiente in cui vivete, okay? La regina di pentacoli al contrario mi fa pensare a,
perché comunque qui abbiamo anche il 9 di pentacoli. Io credo che qualcuno qui non sia nel potere materiale di poter uscire da questo diavolo, da questo tipo di situazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Spiegatemi il 5 di 6 di coppe e fante di pentacoli. Allora, il 6 di coppe mi parla di qualche tipo di relazione che risale all'infanzia. Per qualcuno si tratta di fratelli magari, o anche semplicemente di amicizia, oppure se fosse una relazione, potrebbe essere una relazione di lunghissima data. Okay, però io sento che qui, essendoci questo fante di pentacoli al contrario, qualcuno ha smesso di dedicarsi a quello che potrebbe essere questo sogno, perché 6 di coppe fa anche riferimento ai sogni. Andiamo a vedere il 5 di coppe, wow, 7 di spade al contrario, qui è venuto a galla qualche cosa, re e regina di denari, qui è venuto a galla qualche cosa, per la quale poi c'è stato questo pentimento, c'è stato questo: "No, perché l'ho fatto, no, perché l'ho detto", o cose di questo genere. Io credo che sia, un atteggiamento, qualche cosa che è venuto fuori da parte di questo re di pentacoli. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli per piacere. Wow, la luna e un 6 di spade. Io credo che molte persone abbiano questo desiderio, perché comunque avete la carta della torre, qualche cosa di importante, cambia drasticamente e secondo me fa riferimento al fatto che qualcuno se ne voglia andare o stia pensando alla propria indipendenza, sia da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista mentale ed emotivo. C'è la carta della luna. Io credo che qui ci sian tante proiezioni. Proiezioni mentali vostre, cioè se io faccio così andrà così, se io fa quindi nel senso quella persona ha fatto questo perché così, così e così, e invece magari non sapete quali sono le reali motivazioni e voi create la vostra supposizione con le vostre proiezioni. Potrebbe anche far riferimento a quello, eh. Andiamo a vedere questo cavaliere. Okay. Abbiamo un 8 di coppe, la carta del papa e la ruota della fortuna. Io credo che questo cavaliere di bastoni io credo che per molti non si voglia cambiare lo stato attuale, perché comunque qui, avendo l'8 di coppe, il papa e la ruota della fortuna, è un po' come se qualcuno non volesse andare verso quello che è il riconoscimento, l'elevazione spirituale, perché ricordiamoci che l'8 di coppe è la carta del ricercatore, quindi è l'arcano minore dell'eremita. Quindi io credo che qui si tratti veramente di fare il passo successivo, che è quello che non viene fatto. Ripeto, il Papa può significare il riconoscimento da un punto di vista della società o di questa persona, se si tratta di 2 persone è il riconoscimento dell'altro. Non si va avanti verso questa ruota della fortuna, diciamo. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo il mago e la stella al contrario. Allora, la regina di spade come vi dicevo, potrebbe rappresentare una persona, ma potrebbe anche rappresentare la vostra determinazione mentale, perché come energia è un'energia di pianificazione, è un'energia di ordine, struttura, organizzazione, mente logica e razionale e abbiamo anche il mago sotto e mi parla proprio di questa capacità di manifestare la propria realtà. Sento che siete un po' lontani da questo sogno che potrebbe essere, ripreso potrebbe essere quello che vedevamo lì all'inizio, ma in un certo senso è come se non riusciste a focalizzare bene l'obiettivo. Io credo che sia per quello che fate un po' fatica a, manifestare quello che voi volete. Andiamo avanti con l'imperatore. Abbiamo un 9 di spade al contrario,
regina di coppe, 4 di bastoni e 2 di coppe. Ma wow! Direi che questa vostra determinazione e la voglia di manifestare del mago alla fine del periodo dà i suoi frutti, direi, no, perché comunque abbiamo l'imperatore che di nuovo potrebbe essere, ehm, la vostra persona di interesse, una persona vicino a voi, o semplicemente rappresentare il fatto che questa relazione o situazione, o voi stessi vi sentiate sento di più che la relazione, mhmm, adesso poi vediamo perché, comunque potrebbe essere la persona di interesse, perché qui c'è un bellissimo 2 di coppe, mi parla di unione. C'è un 4 di bastoni, mi parla di matrimonio e mi parla di qualcuno che è innamorato comunque con questa regina di coppe, okay? C'è una nuova è come se avesse cambiato le carte in tavola per certi versi. E tutto questo dà questo risvolto super positivo, direi, alla lettura. Si finisce di pensare alle cose che non andavano più, ci si allontana probabilmente. Andiamo a vedere la regina di denari al contrario. Eccola qua la torre. 9 di scusatemi, 8 di bastone al contrario, la torre e il 2 di pentacoli al contrario. Sì, qualcuno qui sento che non sta dicendo tutto, perché comunque il l'8 di bastoni è al contrario della carta che parla della comunicazione, quindi non si è onesti. Io credo con se stessi, si sta cercando di tenere in piedi più questioni, c'è una sorta di insicurezza, una sorta di indecisione, vediamo come va, ma non so, non avete focalizzato bene l'obiettivo. Cosa volete manifestare e come volete manifestarlo. Perché io sento che qui molte persone sono veramente legate o da un matrimonio o da un senso di forte dipendenza economica, verso l'altra persona. È per quello che c'è tutta questa indecisione di cui mi parla il 2 di denari. Andiamo a vedere per i single qualche messaggio in più. Allora, abbiamo un 9 di pentacoli un'altra volta, la carta della morte che, così abbiam fatto un plein, le abbiamo tutte e 3 quelle drastiche. Vediamo un po' che altro. Allora, il 9 di pentacoli mi parla di indipendenza, qui probabilmente qualcuno è in una forte posizione di indipendenza, 8 di bastoni che era uscito qui, e la morte mi parla di trasformazione, di qualche cosa che sta cambiando o, cambierete. L'8 di bastoni parla di qualche tipo di comunicazione che potrebbe arrivare, qualche tipo di notizia, e io sento che qui qualcuno farà una scelta con la carta della forza. Normalmente rappresenta una scelta superata con successo, quindi si va verso quello che è una trasformazione di tipo interiore. L'8 di bastoni potrebbe proprio fare riferimento al fatto che c'è qualcuno che magari si potrebbe far risentire, si farà risentire. C'è una comunicazione comunque, quella che qui magari non arrivava, per voi che siete single sì che la vedo, Okay, andiamo con le persone che sono in una relazione. Sì, qui c'è un cambio di attitudine sento, per quello che riguarda anche il proprio potere personale, fate attenzione perché qui parla la carta della forza parla anche di generosità, quindi fate come 6 di pentacoli, date, ma date il giusto. Occhio un pochettino alle spese insomma. Andiamo a vedere per le persone l'eremita, per le persone che hanno già una relazione di tipo stabile. 8 di bastone un'altra volta, impressionante ragazzi. Okay, andiamo avanti, vediamo che cos'altro. Un 3 di pentacoli. Io credo che qui qualcuno stia cercando perché ce l'avevamo qui, no, la carta dell'8 di coppe che è un po' la stessa energia dell'eremita. Credo che qualcuno qui stia cercando la propria verità. E asso di bastoni.
Sì, vi sento in una fase di progressione con la vostra coppia, potrebbe essere che, molti abbiano un progetto insieme e può anche essere per quello che c'è il 4 di bastoni a livello di firma di un contratto, perché, fa riferimento anche a quello. Qui avete anche il Papa che anche questo fa riferimento a dei contratti, però ecco se prima magari c'era qualche problema, sento che poi dopo, verso il metà del periodo, potrebbe essere che questo contratto per questo nuovo sento che lavorate insieme comunque, molte persone lavorano insieme, si inizia questo progetto, ci si prende questa responsabilità e si fa quello che è un inizio, di fuoco, perché comunque è un asso di bastoni, okay? D'accordo, quindi va bene, cercate però quello che è la vostra verità. Prima ognuno per conto proprio e poi la verità della coppia, quello che funziona per entrambe. Andiamo a vedere ancora qualche messaggio per le persone che hanno una relazione diversa da quella di prima, quindi che magari sono in separazione, a distanza o in una relazione clandestina. Andiamo a vedere 9 di bastoni. 5 di coppe, la torre, per non farci mancare niente, 9 di bastoni al contrario, 5 di coppe, la torre. Ragazzi, 8 di coppe, 8 di spade, non la vedo proprio rosea per voi, nel senso che qui sento che c'è qualcuno che si è un po' rassegnato a questo tipo di situazione, questo tipo di anche relazione se vogliamo, no, ma qui come qui c'è un 5 di coppe e non siete fondamentalmente soddisfatti, non è quello che volete voi, okay, non è quello che ehm non è quello che vi aspettate. Il 5 di coppe mi parla di un pentimento, di un rammarico. Qui può essere che qualcuno si sia pentito di aver fatto qualcosa, di aver iniziato magari una relazione ehm, o di aver detto magari qualcosa. Poi abbiamo la carta della torre anche qui come all'inizio della lettura e qui ragazzi sento che è necessario rompere qualche tipo di certezza, di concretezza, di abitudine, smettere di dare per scontato certe cose, per qualcuno bisogna proprio rompere la relazione, perché abbiamo un 8 di coppe che avevamo anche qui, è la carta del ricercatore, è la carta di colui che parte per cercare la propria verità e qui finiamo con un 8 di spade. Ricordo che all'inizio della lettura avevo un 5 di spade al contrario, quindi avete proprio tanti di quei pensieri, tante di quelle gabbie mentali che in questo momento non riuscite neanche a essere lucidi. Sento che qualcuno qui ha bisogno di andare a correre per sfogare fondamentalmente. Sento che c'è rabbia, quindi mi parlano di andare a correre. Ragazzi, dovete prendere una decisione qui, okay, perché comunque, la stesa è retta dal diavolo, e dalla torre. C'è qualche tipo di tossicità, di convinzione limitante, perché per molti è solo questo, non necessariamente una relazione tossica, per molte persone son solo le convinzioni limitanti che bloccano comunque, okay? Bene, allora andiamo a vedere ancora un'ultima carta da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni e i commenti. Vi ringrazio davvero tanto, per me è importante. Una carta per gli amici dei pesci. Uh. Perdona e impara. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Ragazzi, lo metterei qua. E questa è amore non corrisposto. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. E questo in un certo senso lo sento qui all'inizio della lettura.
Perché qui la fine della stesa la sento più sana, più stabile, mentre qui sento tanta sofferenza, tanta comunque vi ricordo che avevate il 7 di spade, scusate, quindi parla anche un po' di illusioni, avevate la luna, parla delle proiezioni, delle credenze limitanti. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.